Google Authenticator novità 2025. In questo video non ti farò vedere esattamente tutto quello che fa Google Authenticator, per quello è ancora attendibile il mio video che ti faccio vedere adesso in sovraimpressione. Diciamo che adesso ti farò vedere le novità, o chiamiamole modifiche, che hanno apportato all'applicazione, e quindi in previsione di fare comunque un video nuovo, aggiornato, completo, ti chiedo magari di scrivermi nei commenti su quale applicazione, su quale servizio volevi appunto utilizzare Google Authenticator, così quelli che mi scriveranno di più utilizzerò quel servizio come esempio. Comunque adesso andiamo avanti, vediamo cosa hanno fatto. Qua in sottofondo, sotto il mio telefono, c'è comunque la versione desktop del sito, che fa vedere tipo qua che si può, come era prima, mettere la visualizzazione in nero. Io sinceramente non la trovo più. Per il momento adesso è tutto chiaro così, io non sono capace a metterlo a nero. Detto questo, adesso non parleremo appunto della sincronizzazione nel cloud, perché questo c'era già più di un anno fa, lo farò di nuovo con altre considerazioni nel nuovo video. Per questo video ci limitiamo alla più grossa modifica che è stata fatta nelle impostazioni. Cioè qua hai visto nelle tre lineette entro dentro abbiamo solo due cose che possono essere utili: trasferisci i codici e impostazioni. Le altre due cose, come funziona guida Facebook, sono praticamente due cose completamente inutili. Cosa che manca, che c'era prima nelle impostazioni, c'era l'opzione per la sincronizzazione dell'orologio, cosa che non c'è più. Adesso l'unica cosa che è rimasta nelle impostazioni, che è comunque essenziale, anche se si poteva bypassare, infatti adesso vediamo se ti funziona, perché potrebbe essere che con un telefono vecchio non funziona, perché qua dice il PIN ma alla fine funziona solo con l'impronta digitale e un'altra cosa, neanche il Face ID funziona, quindi al momento secondo me devono ancora risolvere qualche problemino. Praticamente prima non esisteva questa opzione, chiunque avesse avuto in mano il tuo telefono poteva accedere all'applicazione tranquillamente, e ovviamente se avevi dei servizi sopra il telefono entrarci dentro. Adesso hanno messo questa cosa qua, quindi se io flaggo qua, vedi, adesso a me mi chiede l'impronta digitale, io volendo gli posso dire cambia metodo, ma l'unico metodo che mi fa vedere è questo qua, che non mi ricordo mai come si chiama, quello di far scorrere queste cose qua. Se è l'impronta digitale, metti l'impronta digitale, poi una volta che si riesce appunto ad attivarlo, richiedi lo sblocco dopo che, vedi che appare questa cosa qua. Se io ci clicco sopra, lui forse di default appare immediatamente, cosa che se io adesso appunto cambio tra un'applicazione e l'altra mi richiederà il codice, o se no posso appunto decidere se farlo dopo 10 secondi o appunto dopo un minuto o dopo 10 minuti. Questo sta a te, io massimo direi anche un minuto, va benissimo. Torniamo indietro, altra differenza sostanziale da prima, a parte che adesso è solo bianco. Prima per copiare il codice, se lo utilizzavi sempre dentro il telefono, dovevi tenere cliccato sopra il codice. Adesso, come hai visto, basta un semplice clic e vedi che appare codice copiato negli appunti. Un semplice clic e codice negli appunti. Tenendo il dito cliccato sopra, volendo, l'unica cosa che posso fare adesso è tipo spostare il codice. Se io ne ho tanti e appunto li voglio organizzare, devo tenere cliccato sul codice che mi interessa spostare e lo vado a mettere dove voglio. Altra cosa che hanno completamente cambiato, che prima appunto tenendo premuto sul coso appariva una sorta di sottomenu, adesso non esiste più. Tipo se io adesso tengo cliccato sopra questo codice qua e sposto il dito verso sinistra, vedi che appare questa cosa in rosso con un cestino, praticamente per cancellare l'account. Adesso se vuoi vai aspetta che mi sia scappato. Se vuoi vai fino in fondo che non succede niente. Per il momento qua devi solo stare attento qua ad annullare, se appunto non lo vuoi fare. Annulla, adesso in questo caso qua io faccio annulla. Allo stesso modo, se io tengo premuto sopra il codice e sposto verso destra, vedi che appare questa cosa in blu, praticamente è per andare a modificare.
Adesso qua mi fa modificare, vedi, ti faccio notare crypto.com DeFi. Se io torno indietro, vedi che io ho questo ncv crypto.com DeFi. Sostanzialmente quell'ncv non me lo fa modificare. Questa cosa qua, come negli altri, la prima parte non può essere modificata, a meno che non si tratti di questo qua di Facebook. Dipendeva dal fatto di quando carichi un codice, tipo quando, se io clicco il più, se io faccio la scansione del codice del QR code al servizio in questione, la prima parte diciamo che la prende lui già in automatico ed è quella che appunto non possiamo modificare. Qualora ci fosse la possibilità invece di utilizzare il sistema del codice che è scritto, possiamo noi mettere il nome che poi appunto potremo comunque modificare completamente in questa sezione qua. Bon, le novità per questo video qua penso che siano finite. Se il video in qualche modo ti è stato utile, lasciami un mi piace, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina, così resterai aggiornato sui miei nuovi contenuti. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!